gli scavi non vanno fatti a Giza. Giza ha bisogno di restauro, manutenzione e pulizia. Tutte queste strutture sotterranee sono collegate attraverso dei cunicoli orizzontali. Quindi diciamo che c'è una vasta rete di corridoi, di condotti che connettono delle strutture molto grandi, dove queste strutture sono anch'esse connesse con questi famosi pozzi verticali che noi abbiamo rilevato. Come mai il più grande esperto mondiale di radar SAR alla domanda presentati in 2 minuti non ne parla del radar? Ma vabbè, ma perché il radar ormai lo facciamo da tanto tempo e quindi mi piace magari parlare di cose nuove. Però c'entra sempre la musica. Come ci sei arrivato? Sì, perché quello che faccio è sicuramente connesso con la musica. Perché ti spiego, il radar ad apertura sintetica è un radar che, lo dice la parola stesso, radar è un acronimo, Radio Detection and Ranging, cioè io faccio la rilevazione di cose che stanno a distanza e contemporaneamente ne misuro una distanza. E questa cosa è importante perché quando il radar viene installato su un satellite, il satellite percorre un'orbita, una sua rotta, la rotta nello spazio, e da 600 km di quota si sposta, quindi esso vola ad una velocità di circa 7 km al secondo, è una velocità molto elevata. E quindi avviene una cosa molto importante, che è la sintesi Doppler. La sintesi Doppler è quel fenomeno fisico nel quale tutti gli oggetti sono soggetti al cosiddetto effetto Doppler, causato dalla velocità. E l'effetto Doppler è una variazione di frequenza che subisce l'energia elettromagnetica che viene trasmessa dal radar, quella di ritorno. Viene rimodulata a seconda della velocità del satellite e questo effetto ricade nella banda acustica. La banda acustica, abbiamo impiegato la banda acustica per effettuare tanti lavoretti che abbiamo spiegato alla conferenza. Mi dici in 2 minuti quali sono le novità più importanti che avete portato alla conferenza di Spoleto di oggi? Sì, le novità sono che abbiamo rimarcato il fatto che sotto ciascuna piramide, in maniera inequivocabile, quindi abbiamo fatto delle misure in maniera inequivocabile, che sotto ciascuna piramide ci sono dei pozzi che scendono fin giù sottoterra a profondità molto elevate. Anche sotto la Sfinge, vedevamo ieri. Anche sotto la Sfinge. E sembrerebbe, da quello che almeno emerge dalle slide, che qualcosa stiamo facendo vedere anche adesso in video, che ci sia un collegamento tra tutte queste strutture sotterranee. Sì, tutte queste strutture sotterranee sono collegate attraverso dei cunicoli orizzontali. Quindi diciamo che c'è una vasta rete di condotti, di corridoi, di condotti che connettono delle strutture molto grandi, dove queste strutture sono anch'esse connesse con questi famosi pozzi verticali che noi abbiamo rilevato. Dicevi durante la conferenza che non c'è bisogno neanche di scavare per verificare tutte queste Esatto. cose, secondo te? Grazie per questa domanda. Secondo noi no, perché se voi andate a Giza è da Giza, proprio dalla piana, quindi dalla superficie, noi possiamo vedere che ci sono delle strutture rettangolari che vanno in profondità nel terreno, ma queste strutture rettangolari allo stato attuale sono interrotte da terra di riporto, riempite da terra di riporto che il tempo ha fatto. Quindi il tempo ha riempito questi pozzi quadrati piccoli con terra di riporto. Quindi quello che dobbiamo fare in questo momento è questo, dal mio punto di vista. Non nominare mai la parola scavi, perché gli scavi non vanno fatti a Giza. Giza ha bisogno di restauro, manutenzione e pulizia. Quindi vorreste fare quasi un'opera socialmente utile per gli egiziani? Assolutamente sì.
Allora l'Egitto, dal mio punto di vista, deve capire che lì sotto, che loro hanno sul loro terreno, ma io penso sia la struttura più grande e più importante di tutto il pianeta. Ed è stato detto ieri alla conferenza. Perché? Perché sotto abbiamo rilevato, attraverso misure radar, che sotto c'è una rete importante, diciamo importante, di infrastrutture, di cose, di stanze fatte dall'uomo, non fatte dalla natura, quindi fatte dall'uomo. Dall'uomo? Dall'uomo. E Dall'uomo sicuramente? sicuro c'è una cosa sola, quindi non... Guardando alcune ricostruzioni, alcune scansioni che avete pubblicato durante la conferenza, diciamo che a me personalmente rimane difficile pensare a delle tecnologie, a delle capacità proprio ingegneristiche possedute fondamentalmente forse 20-30 mila anni fa. Riuscire a fare quelle cose è abbastanza improbabile. È probabile che sia improbabile, però allo stato attuale noi ci teniamo... Forse è questa la cosa più incredibile di ciò che state portando alla luce, è ciò che crea attrito. Sì, sì, perché si sta parlando di strutture che portano le 3 piramidi a non essere più a non avere più un ruolo centrale. Perché come dal titolo della conferenza appaiono come la punta dell'iceberg. Sì, sì. Le piramidi appaiono essere una punta dell'iceberg di qualcosa che sta sotto, colossale. Ma cioè, non lo dico perché, lo dico perché ci stanno le misure. Quindi, come dicevamo con Armando, siete in fase di pubblicazione del lavoro scientifico dove inevitabilmente tu sei più protagonista in qualche modo degli altri, essendo la tua materia e essendo la rivista specializzata in radaristica. Tempi e aspettative? allora, noi il manoscritto è pronto, lo sottometteremo fra un paio di settimane. Ce lo stiamo tenendo, infatti ci scusiamo con gli altri che ancora non l'abbiamo pubblicato perché più volte ho detto lo stiamo per pubblicare, ce lo stiamo tenendo perché lo stiamo rileggendo. Lo state facendo voi riferi di voi stessi? Sì, stiamo facendo autoriferaggio. Perché? Perché è una strategia per lavorare meno dopo, perché siccome il processo di peer review, revisione paritaria, è molto stringente e quindi più chiamiamoli sbagli correggiamo adesso e meno lavoreremo dopo, perché comunque il processo di revisione è molto stringente, quindi dobbiamo lavorare bene. Allora, visto che ci siamo, avevamo detto facciamo 2 minuti, però a questo punto la facciamo tutta questa intervista e ti faccio una domanda. Cosa ti muove? La voglia di conoscere, la voglia di aiutare gli altri e la voglia di capire quello che noi siamo, capire chi siamo, perché in questo momento l'umanità, quindi allo stato attuale, dal mio punto di vista, l'umanità non conosce chi è, perché noi ci ritroviamo che si nasce, si cresce ma chi siamo? Almeno questa è la domanda che mi sono sempre chiesto io quando ero piccolo. Ma io, chi sono io? Questa ricerca che sto facendo probabilmente è una risposta che vorrei dare a me stesso, ma contemporaneamente, dandola a me stesso, la trasmetterò agli altri. Perché è fondamentale che l'umanità conosca bene quello che era un tempo. Quindi le informazioni storiche sono importanti per costruire un futuro migliore. Facciamo un gioco? Sì. Ci posizioniamo sopra l'Italia. Sopra l'Italia. Sopra, vabbè, facciamo così, visto l'intervistato, diciamo sopra il Mediterraneo, così vediamo anche l'Egitto, da dove siamo adesso. Guardiamo giù e dimmi, quanto è grande ciò che state facendo?
Punto migliore di tutta Spoleto abbiamo beccato. Sì, perché qua dove fanno manovra. Qua sì, sbagliano strada e fanno manovra, Esatto. capito? Sì, più che dire quanto è grande quello che stiamo facendo, Quanto è importante, quanto impatto può sì, avere? Che tipo di impatto ha secondo te ciò che io state direi quanto è profondo, perché quelle strutture vanno in profondità di parecchio e non sappiamo a cosa servono, perché non abbiamo formulato ancora nessuna ipotesi, o meglio, ieri qualche ipotesi l'abbiamo fatta, ma sono delle ipotesi, può essere vero come non può essere vero, ma una cosa per il quale noi siamo abbastanza confidenti è che il complesso infrastrutturale di Giza, che ricordiamo le piramidi essere la punta dell'iceberg, molto probabilmente poteva avere più di una funzione. Direi che il tuono ci invita a spostarci, Ci invita a ci spostarci. invita a fare la seconda parte dell'intervista in un'altra E allora location. andiamo dentro allora. Riprendiamo l'intervista dove ci siamo lasciati, non mi ricordo più. Ah, stavamo sopra l'Italia Sì. e guardavamo ciò che state facendo in questo momento, quanto è importante e quanto è profondo, giustamente come hai detto tu. Ma se ti posizioni sopra la Luna e guardi la Terra e guardi ciò che state facendo, Sì, tu mi chiedi di posizionarmi sulla Luna, quindi avere un campo di vista un punto più... di osservazione più distante Sì. rispetto a quello che abbiamo solitamente per valutare effettivamente la grandezza, la profondità del vostro lavoro e di quello che state portando alla luce. Sì, Però da quel punto di osservazione. quindi diciamo tu mi chiedi di guardare lontano. Guardare lontano significa abbracciare il nostro progetto, che è partito dal 2019, quando ho conosciuto Corrado Malanga, e abbiamo cominciato a studiare la piramide di Cheope. Andare lontano significa riuscire ad arrivare sino alla fine, ottenere in maniera più precisa risultati sulla piana di Giza. Quindi noi sicuramente adesso abbiamo un buon punto di partenza. La cosa che dovremmo fare in questo momento è concentrare gli sforzi nel capire meglio, quindi con sempre maggiori dettagli. Ecco perché sì, andiamo sulla Luna e guardiamo le cose dall'alto. Quindi significa allargare il campo di vista, avere una visione più in generale. Però ti chiedo, e scusami Sì. se mi permetto, ti riporto all'ordine. Sì. La mia domanda è, osservando ciò che state facendo, cosa vedi? Sì, vediamo, e qui ritorniamo alla cercare di dare una spiegazione sulla utilità della piana di Giza. Al momento abbiamo delle ipotesi, non sappiamo a cosa servono, al momento. Quando sapremo a cosa servono, sapremo a cosa sono servite, quando riusciremo ad entrarci dentro. Ci posizioniamo fuori dal sistema solare, guardandoci in questo momento qui. Cosa siamo? Bella domanda, grazie per questa domanda. Noi siamo un pianeta piccolissimo, nato per caso, un pianeta bellissimo, azzurro. Uno dei pochi pianeti azzurri che si trovano in questa parte di galassia. Un pianeta pieno di vita, un pianeta pieno di coscienza e un pianeta pieno di umanità che ha bisogno di risposte. Quindi Giza, con il nostro lavoro, avrà la possibilità di dare delle risposte a questa umanità che noi stiamo osservando da fuori il sistema solare. Specifico meglio la mia domanda, perché prima comunque l'hai toccato l'argomento. Che cos'è l'essere umano, secondo te? Sì, l'essere umano è coscienza. L'essere umano è innanzitutto è coscienza ed è quella coscienza
che è dotata di un estro che abbiamo solo noi. Che cos'è No. la coscienza secondo te? Sì, la coscienza è energia. È Anzi, energia. ti faccio una domanda prima di Sì. questo. Si è o si ha la coscienza? Tutte e due contemporaneamente, perché essere e avere è una cosa duale. E secondo me tutte e due contemporaneamente. Noi coscienza, essere umano, siamo venuti qui su questa terra dimenticandoci chi siamo. E dicevo, questa energia, noi siamo energia, questa energia è dotata di quella cosa che pochi hanno, cioè quella coscienza creatrice, la possiamo chiamare per esempio anima, questa coscienza che è anche conoscenza creatrice che abbiamo soltanto noi. Cioè l'essere umano è una dimostrazione energetica creatrice. Secondo te c'è differenza tra immaginazione e astrazione? Allora, Adesso che facoltà stai esercitando mentre pensi? sì, devo trovare la risposta alla tua domanda. Sicuramente devo dire qualcosa perché devo... Ah, niente, non ce la faccio. Tanto non ci sono tagli in questa intervista, Sì. quindi vai avanti così, va bene così. Allora, quello che mi premeva dire è questo. L'essere umano è... ti posso dire una cosa. L'essere umano è desidera. Desidera. L'essere umano è desidera. L'essere umano è eretico. L'essere umano è di suo un essere vivente errante. Errante significa aereo, libero come l'aria. Cioè noi siamo liberi. Perché? E quale strumento usiamo per manifestare questa libertà? Noi manifestiamo questa libertà perché abbiamo questo strumento potentissimo che è il pensiero. Il pensiero è creatore, quindi il pensiero è eretico perché noi siamo chiamati a vivere su questa terra da eretici, e cioè da creatori. Qual è la differenza quindi tra immaginazione e astrazione secondo te? Se c'è una differenza? Allora, immaginare io la vedo come una parte del pensiero, sì, che è più sul visualizzare, ma non fa niente. L'immaginazione è pensiero, l'immaginazione è creazione, perché nel momento in cui noi siamo chiamati a creare, automaticamente usiamo l'immaginazione. Beh, l'astrazione è qualche cosa che dal mio punto di vista la vedo più sulla parte mentale. E la parte mentale, ricordiamoci che non è creatrice, la parte mentale è alleata delle stelle, cioè è alleata agli schemi. Nel momento in cui l'essere umano rimane ancorato chiamiamo a fare l'esperienza sempre sugli stessi schemi, ecco qui che quella sua particolare capacità di essere eretico ne viene meno e quindi non si esprime. L'umanità si esprime solo nell'eresia, cioè nell'errare, nel girare, nel ricercare. Quindi il ricercatore scientifico di suo è un eretico. Ti faccio un esempio. Ci proiettiamo negli anni 30, anzi ancora prima. Questo è esercitare capacità di astrazione? Esatto. No, un attimo. Proiettarsi negli anni 30 però dico, no? Sì, ci proiettiamo negli anni 30, negli anni 20, ancora prima, quando dal mio punto di vista il grande Einstein disse che il tempo
non era quel parametro fisico immutabile, ma il tempo di suo poteva allargarsi o stringersi. Mettetevi nei panni suoi a quell'epoca che diceva questa cosa. Lui era un eretico e guardate questa teoria dove è arrivata sino ai giorni nostri. Quindi, dal mio punto di vista, faccio un altro esempio. Ci mettiamo nei panni di Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi non aveva studiato, cioè lui non era laureato, però voleva che l'umanità usasse lo strumento delle telecomunicazioni per comunicare a distanza. Ma per fare questo bisognava fare un esperimento di creare un lunghissimo ponte radio dalla Cornovaglia all'isola di Terranova, andata e ritorno. E però tutti gli scienziati dicevano, ma non si può fare questa cosa, perché? Perché le onde elettromagnetiche si trasmettono in linea retta. Però lui l'ha voluto fare lo stesso questa cosa. Andando ad accendere i bottoni per tirare sull'esperimento funzionava, anche se la trasmittente e la ricevente non si vedevano e si trovavano a punti che scavalcavano la curvatura terrestre. L'esperimento ha funzionato, perché? Perché c'è sempre in tutte le cose, non bisogna cercare la dualità, ma bisogna cercare sempre la terza via. Nel caso di Guglielmo Marconi c'era la terza via, la presenza della ionosfera che faceva da specchio, e in quel caso l'essere eretici è stato per chiunque sia eretico, è comunque un successo, ed è un successo che ti porta a crescere tantissimo, sia l'individuo ma soprattutto a specchio tutta l'umanità. Tutta la collettività. Sì. Ma quindi secondo te come mai possediamo questa capacità, quella di immaginazione e quella di astrazione? Che poi la domanda che mi verrebbe è anche, secondo te la possediamo solo noi queste capacità oppure tutti gli esseri viventi? Perché ad Sì. esempio quando io osservo, che ne so, le dighe che fanno i castori, Sì, mi dico, come fanno a crearla se prima non riescono ad immaginarla? Sì, allora dal mio punto di vista questa capacità creativa, questo estro che noi abbiamo, secondo me, mi sbaglio, secondo me ce l'abbiamo soltanto noi, cioè ce l'ha soltanto l'essere umano. Ti spiego. Allora, gli animali, che sono delle coscienze bellissime, gli animali ci danno supporto a noi, gli animali sono degli esseri viventi, io amo gli animali, sono degli esseri viventi bellissimi che hanno su questa terra un ruolo funzionale. Funzionale, ricordiamoci bene questa parola, funzionale, cioè sono funzione dell'uomo. Allora, l'uomo, dal mio punto di vista, è il custode di questo pianeta, quindi è colui che è all'apice della coscienza di questo pianeta, perché lui è il creatore cioè sarebbe all'apice di tutto l'universo, perché dal mio punto di vista lui è il creatore di tutto l'universo, però il ruolo che ha in questa terra, essere all'apice della coscienza. Ti faccio un esempio. Sì, tu vedi che alcuni animali usano uno strumento per i loro fini, che penso nella maggior parte dei casi sia il fine primario, cioè quello di alimentarsi, quindi quello di mangiare. Natura di mantenimento. Esatto. Invece la differenza che c'è tra l'uomo e l'animale, che l'uomo usa degli strumenti per costruire altri strumenti, n volte, sino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E ti ripeto, solo perché questa è una cosa importante, c'è differenza tra pensiero e ragionamento. Il ragionamento di solito viene fatto guardando verso il basso, il pensiero viene fatto guardando verso l'alto. Bella questa immagine, mi piace molto. E
Il matematico ragiona, ma pensa pure. Ti spiego. C'è il teorema del Dini. Perché è del Dini? Perché il Dini, che è un famoso matematico, prima di formulare un teorema, ha ragionato su altri teoremi, quindi ha posto in essere altri schemi fatti da altri. Una volta che lui è arrivato all'apice di tutti questi schemi, ha aperto una breccia e ha creato attraverso il pensiero un altro schema, cioè il teorema del Dini, dove gli altri ragioneranno sul suo pensiero, perché è nuovo lo schema. Quindi schemi nuovi vengono fatti solo da pensieri. Ok? Quando una persona si concentra su uno schema fatto da un altro, ecco qui che esce fuori il ragionamento. Quindi gli animali sono capaci solo di ragionare, loro pongono in essere degli schemi prestabiliti, per esempio l'accoppiamento, la caccia, il fatto di fare delle cose, tutte le cose che fanno sono schemi della natura. Invece quello che facciamo noi sono cose sempre nuove, perché noi abbiamo la capacità di pensare e di ragionare, però in primis c'è il pensiero. Restiamo in topic. Abbiamo anche la capacità di metterci in discussione. Che cos'è secondo te? La capacità E come mai possediamo questa facoltà? Sì. Allora, questo fatto di mettersi in discussione è molto importante e lo facciamo noi sempre, perché fa parte di quella capacità dell'uomo, perché per creare nuovi schemi sicuramente ci dobbiamo mettere in discussione, cioè dobbiamo cercare di metterci di fronte ai nostri limiti, alle nostre paure e capire che nei limiti e nelle paure esistono. Affrontiamo la paura, abbiamo già creato nuovi schemi. Hai paura? È normale avere paura, è normalissimo avere paura, però quando sei salito sul palco eri molto 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 emozionato. Sì, sì. Per buoni 15-20 minuti ti è tremata la voce. Sì, sì. Come mai? Sì, perché avevo paura, però poi quando uno capisce che la paura è qualcosa che non esiste, allora va avanti. Come si vivrebbe secondo te se noi non sapessimo dei nostri limiti, ci dimenticassimo delle nostre paure? Come vivremmo? Male, perché le paure e i limiti servono per capire, cioè l'aver coscienza di paure e limiti, cioè io dico che secondo me esistono paure e limiti, questo mi serve per capire che alla fine nelle paure e nei limiti esistono, perché io ho fatto uno sforzo per cercare di capire che questa cosa non esiste e quindi per andare avanti. Andiamo in chiusura, te lo prometto. Come ti immagini la nostra società tra 100 anni, se tutto rimane esattamente così com'è? Allora, fra 100 anni l'umanità... allora, noi ci troviamo mi spiego un bivio. meglio, mi spiego meglio, non che tutto rimane così com'è, ma le condizioni fondamentalmente di sviluppo non cambiano. Sì. Gli schemi rimangono gli stessi, i meccanismi, posizioni di potere, rimane bene o male la stessa condizione. Tra 100 anni Parliamo di successo? coscienza, non parliamo di politiche e cose, perché tanto non ne capisco niente. Certo. Parliamo della coscienza. Parliamo che, allora, dal mio punto di vista, fra 100 anni questa umanità sarà molto diversa da oggi, ma lo stiamo vedendo. Noi stiamo vivendo un periodo particolare che è quella della imposizione dell'intelligenza artificiale. Perché la chiamo imposizione? Perché, vabbè, ormai è stata inventata e quindi vediamo un po' di trovarne una sua utilità. L'intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza, che sono una miriade di calcoli basate sulla correlazione. E basate sulla correlazione e un algoritmo matematico che si chiama la convoluzione. Cioè,
abbiamo un grosso database con delle forme d'onda, queste forme d'onda vengono messe in correlazione con delle forme d'onda che gli do io. Se la correlazione è alta, allora la macchina sceglie un percorso, se è bassa ne sceglie un altro, fino a quando questa correlazione non viene massimizzata, quindi abbiamo un certo percorso. Ecco, questa è la cosa importante. Secondo te l'intelligenza artificiale è capace di pensare? Ti do io la risposta. Di pensare forse sì. No, perché gli schemi sono sempre gli stessi. Ma noi che cosa facciamo di differente da questo? Noi facciamo nuovi schemi. Ok. Nessuno Però quella è la facoltà della coscienza. della diciamo. coscienza, la facoltà del pensiero. Ok? La perché facoltà hai fatto di prima la desidera. distinzione tra ragionamento e pensiero. Esatto, perché desidera significa distogliere lo sguardo dalle stelle, cioè non pensare agli schemi, non essere alleato degli schemi. Invece l'umanità che sta facendo? Sta andando, seguendo l'intelligenza artificiale, che sta facendo? Si sta alleando definitivamente con le stelle. Perché? Perché se io ho un problema da risolvere e ogni mio problema da risolvere lo chiedo ad una compagnia privata che sviluppa algoritmi, non le cito, algoritmi di intelligenza artificiale, io non sto facendo altro che Delegare a qualcun altro la possibilità di capire. Esatto, facendo sempre di più il patto con colui che mi farà guardare le stelle. Società tra 100 anni, quindi? Società fra 100 anni, tante persone che avranno perso la capacità di pensare. Ma siccome questo è impossibile, perché l'uomo è un essere vivente che si esprime soltanto con il pensiero, La natura di non mantenimento. so che fine farà fra 100 anni l'intelligenza artificiale. Dici magari la natura di mantenimento chissà che strade potrebbe prendere. Sì. Ci pensi mai alla tua morte? Allora, la morte. Io sono fermamente... Non alla morte, Sì, alla sì, tua morte. la mia morte. La mia morte. La tua. Sì, allora la mia morte. Ogni tanto ci penso e io penso questo della mia morte. La mia morte sarà un passaggio che mi porterà a vivere, quindi la morte mia mi porterà a vivere in libertà. E adesso ti faccio una domanda che è un po' particolare, proprio a proposito della morte, perché poi cerchiamo sempre di scappare da questo concetto, da quest'idea, no? No, io no. No, non Adesso tutti, però... poi ti dico anche la mia esperienza. Però diciamo che non è socialmente accettabile l'idea di parlare di morte, in linea di massima, non è come parlare di matriciana, fondamentalmente. E ti chiedo, tu cosa vorresti succedesse dal giorno dopo della tua morte, relativamente alla persona di Filippo Biondi, le ricerche, gli strumenti, la tecnologia e tutto il resto, solo relativamente a questo? Sì, la mia morte. Vabbè, la mia tecnologia sarà impiegata da qualcun altro, ma questo è normale. In questo momento c'è l'Università di Stanford che ci sta lavorando 24 ore su 24 per replicare tutti gli esperimenti, quindi non è un problema, non c'è problema. Non ci sono cose nascoste in quello che facciamo, quindi è tutto pubblicato. Se interessa qualcun altro lo farà. E la mia morte, quello che succederà il giorno dopo? Che tu vorresti succedesse? Sì, quello che io vorrei succedesse? Uscire da questo universo. Spengiamo la luce. No, io esco. Per quanto riguarda te? Sì. Ma sulla Terra? Sulla Terra. Chi rimane? Per chi rimane? Per chi rimane, che dal mio punto di vista non sarò io, dal mio punto di vista, chi rimane su questa terra deve prendere coscienza del fatto che il lavoro che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per loro, per farli crescere. E quindi farli crescere significa capire che
quando loro moriranno, potrebbero pensare di o tornare qua in maniera più cosciente, quello si può fare, oppure uscire anche loro definitivamente. Ti ripeto una domanda che ti ho fatto prima, ma in modo leggermente differente te l'ho fatta prima. La domanda è: perché fai quello che fai? Sì, perché mi piace. E lo farei, cioè lo faccio gratis, ripeto, lo faccio gratis e continuerò a farlo gratis. Incontri un alieno, cosa gli chiedi? Sì, se incontro l'alieno gli chiedo questo. No, anzi, io gli dico questo. No, me lo dici dopo cosa gli dici. Ah, ok. Cosa gli chiedo? Perché non ridi? Perché non ridono gli alieni? Secondo me no. Ok. E cosa gli dici? Sì, io gli dico, caro alieno, cerca di prendere coscienza, cerca di capire perché tutti voi avete perso quella cosa. E come glielo spieghi l'essere umano? Ponendo il presupposto che non sanno cosa sia. Sì. Come gli spiego l'essere umano? L'essere umano, bisogna spiegargli questo, bisogna... Allora, l'alieno è quella parte di noi, o meglio, l'alieno è un essere vivente, è una coscienza che ha sviluppato in maniera esasperata la conoscenza di pattern, di schemi già definiti, già fatti, però lui li conosce tutti. Magari a noi qualcosa ci sfugge del conosciuto, perché il ruolo nostro è quello di farne altri. E quindi come glielo spieghi l'essere umano? Come glielo spiega l'essere umano? Come glielo spieghi all'alieno che cos'è l'essere umano? Sì. Ponendo l'ipotesi che non sappia minimamente di che cosa si tratta. Sì. Guarda, io glielo spiegherei così. Gli spiegherei, anzi no, gli farei vedere il pezzo di un film. Quale film? Totò, Peppino e la mala femmina. Quale pezzo? La lettera. La lettera. Sì, sì. Punto, due punti e punto e virgola. Quello lì. E ti chiedo, ce l'hai una domanda fondamentale? Queste sono le mie domande fondamentali, Sì. quelle che ti ho fatto fino adesso. Tu ce l'hai una? La domanda fondamentale. Ci devo pensare. Assolutamente, tutto il tempo Ma che la vuoi. domanda fondamentale la devo fare a me stesso? Una domanda. Magari la domanda che fai a te stesso, Sì. o che ti tieni lì, magari hai trovato delle risposte ma ancora non ti soddisfano appieno totalmente. Continui a cercare. Potrebbe essere anche semplicemente cosa c'è sotto Giza, No, quello tanto già lo sappiamo. però è qualcos'altro quella Sì, domanda. no, cioè, quello è un palliativo. Allora, cosa una c'è scusa. sotto Gisa è un palliativo. E ho già la domanda per me stesso. La domanda che è la domanda di sempre, la domanda che mi faccio io da quando ho 2 anni. Perché ti spiego, Eugenio, io all'età di 6 anni ho avuto un'esperienza di premorte. No, scusa, di 6 anni, di 6 mesi, che mi è stato raccontato. E veramente ero morto, però poi alla fine è successo qualcosa che... E io ho i ricordi da circa 1 anno di vita e... Cosa rarissima, tra l'altro. Penso di sì. No, te lo confermo. Sì. Pensa a te, mi ricordo il passeggino che si vedeva dal basso e questo passeggino lo andammo a comprare e io stavo in un altro e io vedevo tutti i movimenti che facevano, poi questo passeggino era molto basso, erano i passeggini quelli degli anni 70 e quindi ho i ricordi da quando avevo 1 anno. E quindi che cosa La dovevo domanda dire? fondamentale. La domanda? La domanda fondamentale. La domanda è questa. È la prima domanda che mi sono fatto all'età di 2 anni. Chi sono io? Ed è la domanda delle domande, la domanda che tutti quanti si dovrebbero fare. Anzi, io invito tutti a chiedersi chi sono io. Questo format, come avrai vagamente intuito,
fondamentalmente è strutturato per anche e soprattutto per ricordare alle persone che quelle domande loro ce le hanno. E nonostante riceviamo tantissime risposte dal campo, diciamo, da internet, dai testi e tutto quanto, in realtà molto probabilmente in molti pochi hanno compreso realmente cosa siamo. Sì. Perché io non riesco più a farmi la domanda sul chi siamo, sul chi sono, perché lo riferisco a qualcosa che è relativo all'identità, il chi. La mia domanda è cosa siamo. Cosa. Oppure Rimane chi quello. e cosa contemporaneamente. Assolutamente. Ultimissima domanda. A chi vorresti sentir rispondere a queste domande? Sì, è bella domanda, grazie. Magari si può dire più di una persona. Assolutamente. Posso Le chiedere a segno più di tutte. una persona? Certo. Vediamo un po', 3 persone? Certo. Un bambino dell'Africa. Sei la seconda persona che mi suggerisce un bambino. Sì, un bambino dell'Africa, colui che viene fatto lavorare nelle miniere d'oro del Congo, all'età di 7-8 anni loro già sono pensionabili. Non lo so. Poi all'uomo più ricco del mondo non so chi sia, per esempio. Credo Elon Musk adesso. Vabbè, l'uomo più ricco del mondo. Quindi ho preso l'uomo più povero del mondo e l'uomo più ricco del mondo. E in mezzo chi ci mettiamo? Lo sai chi ci mettiamo in mezzo? Tutta l'umanità. Grazie Filippo. Grazie a te. Grazie mille, veramente. È stato veramente un piacere, finalmente, perché è un bel po' Ci di stiamo tempo rincorrendo da un che bel ci stiamo po'. rincorrendo. Sì. Scusa, c'ho un po' una piccola lacrima. Anch'io sinceramente sono leggermente commosso. Ti ringrazio e ringrazio anche il fatto di avermi messo sono commosso veramente. In contatto con Francesco Liberati di Spoleto Ma è Listica. bravo Francesco, io lo saluto, è una bravissima persona. Li ringraziamo per l'organizzazione di Spoleto, che è stata precisissimo. eccezionale, e speriamo di riuscire a ricollaborare presto. Allora, io dico questo di Francesco. Francesco è una persona spettacolare. Ha organizzato questa conferenza, l'abbiamo organizzata, cioè lui l'ha organizzata. Insieme anche ad Elisabetta, sì, a tutti i ragazzi, sempre, a Leonardo, sì, tutti i ragazzi sì, di Spoleto Listica, certo. Della Spoleto Listica. E io vorrei chiedere a Francesco di continuare e organizzare, perché lui mi aveva detto rifacciamo una 3 giorni a Spoleto e parliamo della coscienza. Assolutamente. A disposizione per darvi una mano, ovviamente, pienamente. Grazie Eugenio. Grazie a voi. Grazie mille. Eugenio. Grazie di questi giorni. Ciao. Ciao. Io sono ancora in rec. Quindi abbiamo anche tutto il backstage. Bellissimo. Esatto. Aiuto. Ale. Quindi c'hai memoria. Adesso lo possiamo vedere. Guarda, ho una scheda da 128 giga vuota e una batteria piena. Quindi non si scappa. Non si scappa. Aspetta, questo è tuo. Come fai senza di questo? Chi l'ha scritta secondo te? No, perché sai, ti spiego. Perché almeno so che c'è una fine. Che c'è? Una fine? No, ma se te le faccio tutte non finiamo più. No, finiamo più. E secondo lei come mai questa cosa? Secondo me dipende dal numero di neuroni che hanno le persone.